Da sempre Buscetta si è descritto come mafioso d'altri tempi, appartenente ad una mafia diversa da quella dei Corleonesi ed in particolare di Totò Riina, lontano da usura, rapimenti e droga. Qualche vago accenno ad alcuni omicidi e la negazione di ogni coinvolgimento nella strage dei Ciaculli. Ma è esistita una mafia diversa? Una mafia buona, da contrapporre all'impero nero di Riina? No, non è mai esistita. E tra le molte verità che ha detto, Buscetta ha nascosto molto o quasi tutto di quello che era a lui imputabile. Tornato in Italia dall'Argentina, nei primi anni 50, Buscetta rientra a tutti gli effetti in Cosa Nostra. Il lavoro di copertura è quello della vetreria del fratello, ma le vere attività riguardano il traffico di sigarette ed il gioco d'azzardo. Nel 1955 vi è anche un tentativo di ritorno, questa volta senza famiglia al seguito, in Argentina, ma dura pochi mesi. Con lui alcuni giovani uomini d'onore che viaggiano clandestinamente, decisi come lui ad evadere per qualche tempo dalla Sicilia. Antonino Camporeale, membro di Porta Nuova, Salvatore Prester della famiglia di Palermo Centro, Bernardo Diana, divenuto poi il vice di Stefano Bontate, Giuseppe Schiera, sottocapo della famiglia di Pagliarelli. Ma il giorno dello sbarco coincide con il colpo di Stato contro Perón e i 4 mesi trascorsi in Argentina fanno capire al gruppetto che con tutti quei controlli militari, per un insieme di clandestini come loro, è impossibile iniziare qualsiasi attività redditizia. Nel 1956 Buscetta è di nuovo a Palermo e riprende il traffico di sigarette, che ormai è l'attività principale di Cosa Nostra siciliana. Gruppi di marsigliesi e siciliani gestiscono le rotte fra Tangeri, la Jugoslavia ed i porti di approdo della merce. È in quest'anno che Buscetta incontra all'Hotel Sole Lucky Luciano. Luciano è tornato in Italia dopo l'espulsione dagli Stati Uniti. Espulsione concessagli in luogo della detenzione per aver agevolato la caccia alle spie naziste nel porto di New York e lo sbarco in Sicilia degli alleati. In Italia, Luciano apparentemente fa la vita del pensionato, mantenuto da misteriosi proventi americani. In realtà continua nei suoi traffici e di certo, per Luciano, il traffico di stupefacenti è di interesse primario, come dimostra quella fabbrica di confetti creata insieme a Calogero Vizzini, con cui esporta eroina in mezzo mondo. È Luciano quindi ad aprire a Buscetta la strada del grande contrabbando, presentandogli uomini come Pascal Molinelli, noto contrabbandiere corso. Nel 1957 si svolge all'Hotel delle Palme di Palermo uno dei più importanti summit mafiosi di sempre. A volerlo è proprio Lucky Luciano ed il summit ha almeno 2 importanti temi di discussione. Primo, far cessare le guerre di mafia in Sicilia ed in America, guerre che avevano insanguinato le famiglie. Secondo, risolvere il problema del traffico degli stupefacenti. La Cosa Nostra americana, che guarda quella italiana dall'alto verso il basso, vuole sostituire Cuba con una nuova base logistica per il traffico degli stupefacenti. L'eroina, lavorata dai marsigliesi, sarebbe quindi arrivata in Sicilia e da lì sarebbe stata spedita negli Stati Uniti. Oltre a Lucky Luciano sono presenti, tra gli altri, Joe Bonanno, Genco Russo, capo della mafia italiana, e giovani rampanti come la Barbera, Badalamenti e Tommaso Buscetta. Nelle sue memorie Buscetta riduce l'importanza di tale incontro e lo declassa a semplice discussione sulle differenze tra le regole di Cosa Nostra in Sicilia e in America. I mafiosi americani praticano l'usura e sono favorevoli al divorzio, situazioni non viste di buon occhio dalla realtà criminale siciliana. In verità, trattandosi di criminali, ogni business è sempre stato lecito, pur di guadagnare.
L'unica regola è non farsi beccare mentre infrangi una regola. In quel caso nessuno ti può salvare. Certo, qualche vecchio esponente della mafia rurale, che necessita del supporto sociale della comunità, preferisce lavorare come si era sempre fatto, ma le nuove leve sono di parere differente. Ed al di là della discussione sulle norme morali, il vero tema della riunione è il traffico di stupefacenti. I corrieri e le spedizioni vanno divise da quello del traffico dei tabacchi lavorati esteri, che non interessano agli americani. Questi faranno arrivare grandissimi quantitativi di stupefacenti in Sicilia, dalla Francia, per il mercato americano, non per quello italiano. Ed i siciliani devono rendersi garanti di questa nuova filiera. Nulla deve andare storto. Seduto nella sala del caminetto vi è anche un giovane avvocato siciliano di Patti, Michele Sindona. Giancorusso viene sentito borbottare nell'atrio dell'albergo, quando ci sono troppi cani sopra un ossu. Beato chiddu chi può restare al rasu. Quando ci sono troppi cani intorno a un osso, beato chi può tenersi da parte. Tradotto in chiaro, l'accesso al mercato nordamericano dell'eroina, sulla scala indicata da Joe Bananas, è destinato ad attizzare rivalità. Per gestire tali rivalità viene creata la commissione. Sebbene sulla questione degli stupefacenti mantenga un implausibile silenzio, Tommaso Buscetta illustra nei particolari l'evoluzione dell'idea di una commissione. La decisione di creare la commissione si sviluppa proprio in questa maniera tortuosa. È durante il pranzo al ristorante Spanò che Buscetta sente per la prima volta Joe Bananas suggerire la creazione di una commissione a 3 o 4 uomini d'onore siciliani che gli siedono vicini, ed è probabile che durante il suo soggiorno abbia ventilato l'idea a molte altre persone. La cosa sembra piacere a tutti. Una volta raggiunta un'intesa, per le vie abituali, è Buscetta personalmente ad assumersi l'impegno di trasformare il suggerimento di Bonanno in una realtà operativa. E ad aiutarlo ci sono 2 giovani mafiosi che avrebbero svolto un ruolo cruciale nei successivi capitoli della storia di Cosa Nostra. Gaetano Tano Badalamenti, sottocapo della cosca di Cinisi, strettamente legato alla famiglia di Detroit, e Salvatore Greco, detto Cicchiteddu, l'uccellino. Ricevuto l'incarico di elaborare la Costituzione, questo gruppo di lavoro, composto da 3 uomini, Buscetta, Badalamenti e Cicchiteddu Greco, definisce le nuove regole fondamentali di Cosa Nostra. Ciascuna provincia siciliana deve avere la sua commissione. Nella provincia di Palermo le famiglie sono troppo numerose, una cinquantina, per rendere praticabile l'idea di un organismo consuntivo, in cui siano tutte rappresentate. Si crea dunque un livello intermedio, il mandamento, formato da 3 famiglie contigue, che avrebbero scelto insieme un unico rappresentante del mandamento in seno alla commissione. Per evitare un'eccessiva concentrazione di potere nelle mani di pochi individui, viene introdotto il divieto di congiungere in una sola persona il ruolo di capo della famiglia di appartenenza e quello di rappresentante del mandamento nella commissione. Il compito cruciale della commissione è quello di deliberare sull'uccisione di uomini d'onore. Nel 1958, con i proventi criminali, Tommaso Buscetta apre un'azienda di specchi a Termini Imerese, insieme ad uno dei fratelli. Ma è in quell'anno che arriva il primo arresto. 2 anni prima erano stati sequestrati a Torre Ciacchia di Capaci 2 autocarri targati Palermo che portavano 3.800 kg di sigarette. 3 denunciati figuravano Testa Gioacchino, Vincenzo Mancino, Pennino, Rizzuto, Mazzara, Vitrano, tutti contrabbandieri. Vengono perciò intensificati i controlli sul loro conto. Da alcune telefonate intercettate a Roma dalla pubblica sicurezza sull'apparecchio di Giuseppe Amenta, fiduciario ed elemento di collegamento tra le varie organizzazioni, risulta che lo stesso Amenta ha fatto richiesta al noto contrabbandiere Molinelli, per conto dell'amico di Nino Camporeale, della stessa merce, cioè quel bel ricamo, merce quindi
diversa dai tabacchi solitamente trattati dalla gang. E l'amico di Camporeale era, per intenderci, secondo la giustizia di allora, Tommaso Buscetta. De Val Michel, emissario del Molinelli, giungendo a Roma il 17 marzo 1958, porta tale merce in una valigia, che nella mattina del 22 viene consegnata, presumibilmente, al Camporeale, come appare da una telefonata intercettata in quel giorno. Nel corso delle operazioni repressive condotte dalla polizia, la valigia di De Val non viene rintracciata. Si sequestra però una bilancetta di quelle normalmente impiegate per pesare i campioni e le bustine di stupefacenti. Vengono tratti in arresto, oltre al De Val, Tommaso Buscetta, Camporeale Antonino, Rizzuto, Amenta, Wanda Persichini, allora amante di Buscetta, sorpresi tutti nell'abitazione di quest'ultima. Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio del 1959, la Guardia di Finanza sequestra a Taranto un autocarro targato Foggia con a bordo 11 quintali di sigarette. Vengono tratti in arresto Tommaso Buscetta, Giuseppe Savoca, Antonino Sansone e Giuseppe Grosso. Buscetta viene rilasciato alla fine del 59, dopo 6 mesi di detenzione preventiva. A Milano prende a frequentare Joe Adonis, il vice di Luciano, anch'egli espulso dagli Stati Uniti. Bazzica la Costa Azzurra ed i suoi casinò. Apre una bisca a Palermo, nel circolo della stampa, frequentato dalla crème palermitana, con il benestare tacito della polizia che per i 2 mesi annuali dell'apertura della bisca, a cavallo del periodo natalizio, chiude volentieri un occhio. Il gioco e le donne sono i suoi vizi, che condivide con Gioacchino Pennino, altro uomo d'onore. Al circolo della stampa ha modo anche di incontrare il giornalista Mauro De Mauro. Innocente, lei non è stato mai interessato a commerci di droga? No, Mai? no, mai. Senta, lei ha conosciuto tali Molinelli? Sì. Sì. E Molinelli cos'era? Vuole ripetere, avvocato? Molinelli. Molinelli. Sì, signor. Cos'era Molinelli? Molinelli era un contrabbandiere di sigarette. Non si interessava di droga? Che io sappia no. Un tale De Val. Contrabbandiere di sigarette. Contrabbandiere di sigarette pure questo. Senta, un... Come? Vuole ripetere, avvocato? De Val. De Val. Faccio lo spelling. Dico me lo De Val conosco. è francese, De Val. No, De No, è Val. De Val. Sì, De- è francese, glielo dico io, signor Presidente. Va a pescare Sì. l'avvocato per potere, sì. 1957. No, Buscetta. Vabbè. Lei si deve limitare a rispondere alle domande.